Beh, allora, quando ho letto l'email di Piero che mi invitava a contribuire al convegno, mi è subito venuta in mente il tema della resa e altrettanto immediatamente ho avuto una reazione di perplessità. Infatti la resa ha una sfumatura un po' diversa rispetto ad altre qualità che potremmo definire indubitabilmente virtuose, quali ad esempio il coraggio, la gioia, la serenità e così via. Allora, noi impariamo ad associarla a scenari di guerra dove ci sono nemici, vittime e carnefici. Infatti, il primo esempio a cui ho pensato è stato il famoso discorso di Churchill, passato alla storia proprio per il suo "e non ci arrenderemo mai". E pensate anche a quello che c'era in gioco allora. Ma gli esempi abbondano in ogni cultura. Un proverbio arabo recita: non arrenderti, rischieresti di farlo un'ora prima del miracolo. Oppure Confucio: arrendersi è il più grande vantaggio che si può dare al nemico. Alberoni addirittura ci ammonisce: la resa può essere dolce, ma le sue conseguenze terribili. E per Nelson Mandela, un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. E potrei andare avanti molto a lungo. Quindi non ci stupisce che pensare alla resa come ad una qualità possa suscitare qualche perplessità. Per il senso comune, coloro che si arrendono sono proprio le persone senza qualità, senza coraggio, senza perseveranza e tenacia, senza fiducia, quindi i deboli, i perdenti, chi è destinato a fallire. E le definizioni che troviamo nel dizionario ce lo confermano. La resa è infatti in guerra la cessazione di ogni resistenza di fronte al nemico. Forse la seconda definizione apre qualche spiraglio in più. La resa è anche restituzione di cosa avuta in consegna o dovuta ad altri. Nonostante queste premesse poco incoraggianti, ho deciso di confermare il tema quando, altrettanto velocemente della mia iniziale perplessità, mi si è presentata la domanda: ma la resa di chi a chi? Oppure la restituzione di che cosa a chi e quando? Assaggioli diceva che le qualità transpersonali sono tutto interconnesse come le perle di una collana. E nel seguire il filo della riflessione stimolata da queste domande, ho scoperto che effettivamente la resa ha molti volti, molte sfaccettature diverse. È collegata alla capacità di discriminare, nel suo significato originario di fare delle distinzioni, è accoglienza, ascolto, contenimento, ma paradossalmente anche ribellione, liberazione, coraggio, autenticità, è sacrificio, limite, impotenza ed anche fiducia, trasformazione o cambiamento, addirittura unione e pace. Infatti, quando ci arrendiamo, sventoliamo una bandiera bianca, che è simbolo universale di pace. La guerra è finita, non ci sono più nemici, si inizia a ricostruire e la vita torna a fiorire, almeno per un po', almeno fino al ciclo successivo. Quindi la resa per me non è solo una qualità, ma è una qualità con la Q maiuscola, che ci porta dritti al centro, al cuore. È una qualità sintetica, nel senso che integra, componendole, le luci e le ombre della vita psichica. Per essere compresa richiede meditazione e proprio per queste sue caratteristiche poco si presta al rischio del bypass spirituale, perché ci confronta in modo immediato con la complessità e la multidimensionalità che caratterizzano l'animo umano e che sono forse anche ciò che più caratterizza il modello psicosintetico rispetto ad altri approcci. Vediamo ora questi diversi volti della resa. Anzitutto la capacità di discriminare, di fare delle chiare distinzioni. Questa magnifica tigre è stata disegnata da Francesco Bordoni, un signore che aveva frequentato alcuni miei corsi e poi il CDA dell'istituto. E l'ha disegnata pochissimi giorni prima di morire in seguito ad un tumore. È incredibile come ci sia riuscito perché, come potete immaginare, era medicato molto pesantemente. Con questa tigre cercava di rispondere
ad una domanda che evidentemente il personale curante gli poneva in continuazione e scriveva: gentilmente mi chiedete sempre come sto, quasi dimenticandovi che nelle sfumature della mia sofferenza non mi sarà più dato di star bene. Ma questo passo di Anne Martel apre l'intuito alla realtà. Combattiamo all'infinito, combattiamo senza curarci di quanto ci costa, delle sconfitte che incassiamo, dell'improbabilità del successo. Combattiamo fino all'ultimo respiro. Non è una questione di coraggio. L'incapacità di arrendersi è un dato caratteriale, forse è semplicemente stupida fame di vita. E tra l'altro ringrazio Susanna, la vedova di Francesco, perché mi ha autorizzata a condividere con voi questa bellissima immagine. E ora vi faccio una domanda un po' provocatoria. Proporreste mai a questa tigre di arrendersi? Evidentemente no, ci sbranerebbe. Francesco lo spiega bene, la sua natura, la sua funzione è un'altra, è fame di vita, è vita che combatte all'infinito. Fuori di metafora, se fossimo in un setting terapeutico e proponessimo ad una simile tigre la qualità della resa, rischieremmo di compromettere tutto il processo. Il nostro paziente molto probabilmente smetterebbe di essere paziente con noi e la sua tigre ci farebbe fuori e non avrebbe neanche tutti i torti. Allo stesso modo non possiamo nemmeno proporre la qualità della resa a persone ancora molto identificate con subpersonalità sottomesse, vittimizzate, depresse oppure terrorizzate in fuga. Significherebbe consegnarle all'impotenza, alla disperazione e quindi traumatizzarle o ritraumatizzarle. Poi tornerò su quest'immagine. Ecco perché il primo volto della resa è la discriminazione e la capacità di distinguere. Ecco perché è essenziale che ci poniamo la domanda, la resa di chi a chi e quando. Se non siamo in grado di distinguere i differenti livelli della nostra costituzione biopsichica, la qualità delle relazioni che intercorrono tra questi diversi livelli ed anche le differenti fasi del processo psicosintetico, rischiamo di fare dei bei pasticci. Non ci possiamo avvicinare in modo ingenuo alla qualità della resa, ma in realtà, ed è stato ripetuto più volte, a tutte le qualità, soprattutto in ambito terapeutico. Diversamente il coraggio potrebbe farsi incoscienza o arroganza, la fiducia, credulità, la pace, apatia, eccetera, eccetera. Un altro volto importante della resa è quello dell'accoglienza amorevole, dell'ascolto di tutti i contenuti che si affacciano nel campo di coscienza. Queste sono funzioni proprie di un livello della psiche qualitativamente diverso rispetto a quello delle subpersonalità, il livello dell'io, dell'io sé. Infatti solo l'io sé non considera nemica, non è in guerra con nessuna parte. E nella terapia lo psicoterapeuta è inizialmente simbolo e garante delle funzioni dell'io sé del paziente. Il terapeuta ha il compito di estrarre, di distillare il bisogno sano, nascosto alla radice di ogni subpersonalità, distinguendolo al contempo dalle strategie disfunzionali che la parte mette in atto per soddisfare quel dato bisogno. Come terapeuti siamo costantemente sfidati, in questo caso, a non arrenderci alla logica del nemico da sconfiggere, che è proprio la logica che solitamente ci porta il paziente, che vorrebbe finalmente indurre alla resa alcuni aspetti di sé, quelli ovviamente che lo fanno soffrire di più. E a dipendenza della nostra storia personale può essere difficile non cedere noi per primi, in quanto terapeuti, alla pressione di alcune subpersonalità. Mi vengono in mente molti esempi nella mia pratica, uno su tutti, una giovane ragazza non ancora maggiorenne che seguivo qualche tempo fa e che ringrazio perché anche lei mi ha autorizzata a mostrarvi questa immagine, e che viveva un intenso conflitto tra la spinta a crescere e ad autonomizzarsi e una subpersonalità parentificata e molto dipendente dalla figura materna che aveva rappresentato in questo modo, avete già visto prima.
Non appena io cedevo anche solo di poco alla mia pressione interna e mi alleavo con la parte che voleva separarsi e crescere, venivo fatta fuori da quest'altra. La paziente faceva i suoi passi solo se io accoglievo e contenevo il suo e il mio conflitto, e questo significava per me stessa arrendermi all'impotenza rispetto ad esso. Quindi solo se io stessa riconoscevo nella nostra relazione i miei limiti da un lato e la sua autonomia, la sua libertà e la sua piena responsabilità dall'altro. Quindi la resa come accoglienza delle nostre varie subpersonalità e anche come accoglienza della nostra storia. Questo non è sempre evidente perché ci sono parti, anche inconsce, intrappolate nel passato e tenacemente aggrappate all'illusione di poterlo modificare, di poterne fare qualcosa di diverso. Queste subpersonalità non si vogliono, non si possono arrendere, minimizzano, giustificano quanto è accaduto, oppure promettono, contrattano ancora, implorano o attendono di vendicarsi, di essere salvate, di essere risarcite per i danni subiti. Tutte si illudono che grazie ai loro sforzi finalmente le cose andranno in modo diverso. Invece quando un individuo arriva ad arrendersi alla propria storia, quando può cioè dirsi e dire le cose sono andate così e non c'è nulla che io possa fare al riguardo, c'è sì una grande sofferenza, ma si tratta di una sofferenza liberatoria, perché è proprio allora che cambia qualcosa. Non certo il passato in quanto tale, ma la relazione che abbiamo con esso. Quando ci arrendiamo alla nostra storia, la possiamo integrare da un lato e paradossalmente anche lasciare andare, almeno un poco. Finalmente la restituiamo, e ricordate la resa è intesa anche come restituzione, al tempo a cui appartiene, cioè al passato, e possiamo distinguere meglio il presente e viverlo, abitarlo più pienamente. Resa quindi come accoglienza di sé, della nostra molteplicità, della nostra storia, ma anche come accoglienza del sé, come adesione alla nostra natura più profonda, alla nostra verità. E qui in un continuo gioco di paradossi la resa da accoglienza, ascolto, contenimento si fa invece ribellione, liberazione, coraggio, vedete come proprio una qualità sintetica. E parto di nuovo dall'immagine di un paziente che aveva iniziato la terapia perché nonostante una vita di successo continuava a ripetere gli stessi errori nelle relazioni. Questa volta è un'immagine onirica, quindi questa non l'ha fatta lui, questa immagine, l'ho tratta io. In questo sogno c'è un uomo che cammina in un paesaggio notturno, sta cercando un albergo ma non riesce a procedere. Ad un certo punto si volta e con grande stupore si rende conto di portarsi appresso un'enorme quantità di cianfrusaglie, moltissime cose che gli impediscono il movimento. Dapprima si chiede angosciato: ma cosa ci faccio con tutta questa roba? Perché me la sto portando dietro? E poi realizza che non sono nemmeno cose sue e si arrabbia moltissimo e comincia a disfarsene. Questo frammento di sogno racconta che aderire a noi stessi, cioè arrenderci alle nostre inclinazioni, alla nostra natura più profonda, significa anche ribellarci a tutto ciò che, come scrive Alberto Alberti, è non sé, a quello che non mi è mai appartenuto, che non mi appartiene più. È la prova del grano, identificare tutte quelle cianfrusaglie, che sono poi le proiezioni e le aspettative altrui, le imposizioni educative, le prescrizioni della nostra delirante società consumistica, i condizionamenti religiosi e spirituali e così via, e liberarcene, disidentificarci, cioè di nuovo restituire queste cose non nostre a coloro a cui appartengono. Questo significa anche affrontare paure profondamente radicate, la paura di deludere, di venir giudicati, puniti, la paura di venire emarginati, abbandonati e così via. Realizzare sé, realizzare il sé, significa affrontare l'ignoto e l'incertezza.
E come sappiamo bene, le identificazioni, anche se obsolete o disfunzionali, strutturano il nostro senso di identità, sono fonte di una sicurezza di cui abbiamo anche bisogno. Ma quando iniziamo a scegliere sulla base del coraggio invece che sulla base della paura e a liberarci delle vecchie cianfrusaglie che ci portiamo appresso, inizia il nostro sviluppo, la nostra evoluzione, la fioritura. Ci incamminiamo lungo la via che nell'ovoide mette in relazione la dimensione personale, quella transpersonale del sé, e poi la via dell'autenticità, dell'individuazione. Non a caso la psicosintesi, come sapete bene, si definisce anche come la splendida promessa di ciò che ciascuno di noi può diventare. Questa graduale resa alla nostra natura essenziale non è però un viaggio romantico, ha un suo prezzo da pagare. Della ribellione e del coraggio necessario appena detto, ma c'è dell'altro. Molti, probabilmente tutti noi, ci affacciamo ad un percorso terapeutico di ricerca con un'immagine idealizzata di ciò che significhi diventare se stessi. E io lo chiedo ai miei pazienti durante il primo incontro. Ma se la terapia fosse un viaggio, che tipo di viaggio sarebbe? Ma ancor di più abbiamo un'immagine idealizzata della meta finale di questo viaggio. E chiedo loro anche questo. Come si immagina al termine di questo percorso? E spesso emergono piacevoli fantasie di crociere che condurranno ad una sorta di Eldorado dove, come nelle fiabe, poi vivranno per sempre felici e contenti. Divenire se stessi, invece, non ha nulla a che vedere con queste fantasie compensatorie. Si tratta di un processo ben diverso e per certi versi opposto. È la realizzazione di quel seme, di quell'immagine autogena, custodita nella nostra anima, che ci guida verso l'esperienza dell'interezza, della pienezza, che sono cose ben diverse dalla felicità o dalla perfezione. È un processo che ci porta ad assumere una forma, la nostra unica ed irripetibile forma. E ogni forma, per definizione, è delimitata. Quindi assumere una forma significa anche arrendersi al fatto di avere dei limiti di tempo, energia, risorse, capacità. E questo ha a che vedere con il processo del morire. Per cui alla fine il prezzo da pagare per diventare se stessi è quello di essere disposti a confrontarsi anche con la dimensione della morte nelle sue varie facce, come sacrificio, separazione, lutto. Ne avete già parlato anche questa mattina. E il processo del morire è un processo di graduale semplificazione. Si tratta di fare delle scelte. No? Assagioli parlava di necessaria potatura psichica. Se assumo una forma, non ne assumo un'altra. Quindi quali sono i rami che sacrifico? Cioè quali i limiti che pongo? Per poter compiere queste scelte devo avere chiari i valori che orientano la mia vita e comunque la potatura comporterà il sacrificio anche di aspetti a cui teniamo. È facile lasciare andare ciò a cui siamo indifferenti, ben altra cosa è separarci da quello che ci sta a cuore, aspetti di noi, persone, sogni, idealizzazioni, progetti e così via. Non a caso la meditazione sulla morte, che è poi un ulteriore approfondimento del processo di disidentificazione, è una pratica proposta da tutti i cammini spirituali. Essa ci apre alla possibilità di andare oltre, di accedere alla dimensione transpersonale, che è un livello della psiche qualitativamente ancora diverso. Che cosa rende possibile questo passaggio verso l'oltre? È la dimensione della fiducia, è la fiducia che permette di affrontare queste morti psicologiche, queste potature, queste progressive restituzioni e trasformazioni. E 2 minuti e ho finito. Ovviamente il tema della fiducia richiederebbe un intero intervento, un intero convegno. Mi limito a dire che forse il fine ultimo della terapia è proprio la cura della fiducia, della relazione di fiducia con se stessi, con gli altri, con la vita e il suo continuo fluire di cui la nostra anima è partecipe.
Il terapeuta è il custode di questa fiducia e la relazione terapeutica è lo spazio in cui avviene la cura. Mi viene in mente proprio l'immagine con cui sono stata iniziata io stessa per la prima volta da una mia paziente alla qualità della resa. Ed è un'immagine che da lì in poi molti altri hanno portato nel mio studio, disegnata, visualizzata, incarnata o anche solo verbalizzata. C'è una figura umana in mezzo ad un fiume che scorre. Questa figura si aggrappa ad un ramo oppure ad una fune, a qualcosa che non vuole lasciare andare. È molto spaventata e cerca di resistere con tutte le sue forze alla corrente che la trascina, che la invita alla resa. E poco dopo aver accettato di preparare questo intervento, ho letto per caso, o guarda caso, un brano che mi ha colpita perché corrisponde proprio a questa immagine ed è un brano tratto dal libro di Quaglino e Romano A colazione con Jung, e in esso si racconta un sogno fatto da Elliot Sandler nel quale Jung dice: "E così è accaduto nei momenti cruciali della mia vita. Ho accettato di lasciarmi trasportare dalla corrente, senza sapere dove mi avrebbe portato. Tentavo di resistere, ma ogni volta ero vinto. Ho sperimentato quanto sia faticoso opporsi a questa corrente e quanto invece sia benefico affidarvisi senza regole. Ho imparato con gli anni a lasciarmi portare, so che c'è una forza che sa dove condurci, essa ci porta esattamente là dove dobbiamo realizzare il nostro divenire. E quando questo atto di fiducia, di abbandono accade, si apre la possibilità dell'ultima resa. Si tratta della resa dell'io al sé, cioè della restituzione da parte dell'io di ciò che ha avuto in consegna ed è dovuto ad altri, cioè al sé. Il fine ultimo, lo scopo più alto della psicosintesi è proprio quello di favorire questo dialogo e la progressiva unificazione e sintesi tra l'io e il sé. Mm? La qualità della resa è la condizione necessaria alla realizzazione di questo scopo. Per concludere, possiamo quindi dire che resa e sintesi non sono altro che le due facce della stessa medaglia, di restituzione in restituzione, di sintesi in sintesi, piano piano il riflesso risale verso la sorgente. E allora l'età dell'oro non è più una fantasia infantile, ma adesione cosciente e volontaria al movimento della vita, un'adesione che però non ci risparmia nulla, anzi, no? Si tratta, mm, per citare Assaggioli, di quel fecondo arrendersi che gli antichi saggi dell'India chiamavano l'inazione nell'azione, Lao Tse il Wu Wei e Paolo esprimeva nella sua affermazione io vivo, non io, ma Cristo vive in me. E ho finito, ma per congedarci vi propongo un brevissimo esercizio che piaceva ad Assaggioli e che sarebbe bene praticare ogni ora, quindi un esercizio molto facile, molto semplice, molto rinfrescante. Si tratta di fermarci abbastanza a lungo per trarre un respiro con tutto il corpo, abbandonandolo poi al nostro sé, un simbolico atto di rinuncia a tutti i nostri sforzi, al nostro lavoro, ai nostri sentimenti, che ci porta a quello stato di lavoro involontario che è la perfezione del gioco. Grazie.